Buon pomeriggio a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati o benvenuti sul canale Milanisti. Oggi facciamo una piccola riflessione, facciamo una piccola analisi della situazione perché non ci sono novità sostanziali per quanto riguarda il calciomercato e quindi credo che in questo momento il focus debba andare necessariamente sul tifo perché ci sono tifosi imbestialiti, parlo ovviamente dei tifosi del Milan, ci sono tifosi con grandi dubbi, quindi tifosi che sono in una situazione di incertezza e poi c'è anche qualche tifoso che invece è ottimista sulla situazione del Milan perché al momento ovviamente questa mini o grande rivoluzione che sembrava all'orizzonte con l'acquisto di tanti giocatori non si è ancora compiuta e quindi chiaramente più il tempo passa più gli animi si surriscaldano. Allora cerchiamo di fare chiarezza. Prima di tutto però vi chiedo di sostenere questo canale con iscrizione con un click, accensione della campanella fondamentale per aiutare l'algoritmo a far trovare questo canale, like se vi è piaciuto il video e ovviamente commento anche tattico, anche un ciao, un grazie va benissimo sempre per l'algoritmo. Grazie a tutti. Allora dicevamo per cercare di capire la situazione e per cercare di capire cosa dovrebbero fare i tifosi del Milan, perché poi premetto, chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole nei limiti della civiltà e della giustizia, e quindi delle leggi e della giustizia, quindi siamo in democrazia, siamo in libertà di pensiero e di parola, io non reprimo concettualmente nessuno, anche i tifosi più incavolati, diciamo così, però bisogna fare un ragionamento, cioè bisogna capire se il nostro comportamento, qualsiasi esso sia, va sempre a vantaggio del Milan o se c'è un tipo di comportamento che va bene perché va a vantaggio del Milan e magari invece c'è un tipo di comportamento che va a svantaggio del Milan, che danneggia il Milan. Premetto, io non sono né pagato e stipendiato dall'AC Milan né collegato a nessuna testata giornalistica, non sono comandato e controllato da nessuno, non sono un burattino nelle mani di qualcun altro, sono un semplice tifoso del Milan che però ha competenze calcistiche perché ho giocato tanti anni a calcio e poi cerco di usare la testa, quindi cerco di ragionare con la mia testa e non sono una pecora, non vado dietro al gregge e quindi farò un'analisi come sempre fatto su questo canale basandomi appunto su questi principi, cioè basandomi sul principio che credo che il tifoso saggio è quello che cerca di esprimere la propria opinione ma sempre nell'interesse della propria squadra perché sennò ci diamo la zappa sui piedi e per farlo bisogna, come dicevo, mettere un po' in chiaro alcune cose. Allora, premesso che la nostra proprietà non ci piace e credo non ci sia un tifoso del Milan o magari saranno in pochi quelli che apprezzano che il Milan sia nelle mani di un fondo di investimento che sia Elliott che sia Red Bull cambia poco e quindi premettiamo che la speranza della stragrande maggioranza, diciamo per correttezza, di noi tifosi milanisti è quella di essere acquistati, di far sì che il Milan poi venga acquistato, speriamo prima possibile, da qualcuno che nella migliore delle ipotesi potrebbe emulare Berlusconi, quindi il famoso proprietario tifoso che ci mette anche soldi di tasca sua, però oggi è veramente difficile che un top club, badate bene, non un club piccolo, noi parliamo del Milan, quindi di un top club, oggi un top club per mantenerlo, cioè per tenerlo in vita e per portarlo avanti o addirittura per farlo crescere ci vogliono dei soldi incalcolabili, è per quello che Berlusconi è arrivato a un certo punto poi mollò gli ormeggi. Perché? Perché quando lui ha rilevato il Milan i costi di gestione del Milan erano accettabili per un magnate come Berlusconi, poi diventarono insostenibili e quindi, come state vedendo, perché anche altre squadre nel campionato italiano sono state recentemente acquistate da fondi di investimento, gli unici soggetti che si stanno muovendo per acquistare squadre in tutto il mondo sono i fondi di investimento, perché sono gli unici che possono speculare su questa situazione e quindi che vedono un guadagno e che quindi possono rischiare, fra virgolette, di prendere un asset così volatile, così
strano, perché chiaramente una squadra di calcio è un'azienda instabile, un'azienda difficile da gestire, ma perché? Perché un fondo di investimento investe su tanti asset diversi, ci sono quelli che vanno meno bene, quelli che vanno più bene, la situazione si bilancia e loro portano sempre a casa la pagnotta, per così dire, no? Quindi noi speriamo che un domani, prima possibile, possa arrivare questo magnate tifoso, cosa molto improbabile, però potrebbe arrivare un fondo un pochino più forte, fondo PIF, non lo so, faccio per dire, no? Che magari ha l'intenzione di investire sul Milan, di farlo crescere, anche per una questione di lustro, di immagine, di amor proprio, di ego. Ma ho già detto che questa situazione, cioè la situazione nella quale il Milan verrà venduto, potrà accadere solo fra diversi anni, fra svariati anni, perché Cardinale, e quindi il fondo Redbird, non venderà il Milan prima di aver realizzato lo stadio di proprietà e prima di aver aumentato il valore del brand Milan, perché è un fondo di investimento che ha come scopo quello di guadagnare sull'asset che compra e che poi rivende, compra a 2, ristruttura con 1, quindi spende 3 e poi rivende a 5, a 6, a 7 per poter dividere gli utili fra tutti gli investitori del fondo, compreso il proprietario del fondo Redbird. Quindi in questo momento Cardinale non venderà mai, scordiamocelo, e pensare che noi tifosi possiamo in qualche modo condizionare un investimento di un fondo di investimento americano con le nostre proteste sarebbe presuntuoso, sarebbe superficiale, sarebbe stupido, diciamocelo chiaramente. A Cardinale, che noi protestiamo, non gliene frega assolutamente niente, perché lui tanto vive in America, gestisce questa cosa come tante altre del fondo di investimento, l'ha delegato, l'ha messa nelle mani di altre persone, non viene più nemmeno, l'avete visto, no? Nel senso, ha visto che c'è una protesta, evita problemi, se ne rimane in America e chi se ne frega. E ripeto, fin tanto che non avrà alzato il valore del Milan, l'ha comprato a 1,2, 1,3, quello che è, anzi l'ha comprato a 1,2, deve finire di pagarlo, quindi figuriamoci. Adesso il Milan vale 1,3, 1 miliardo e 3. Ho fatto un conto, ho fatto un'indagine, è uscito fuori che per poter rivendere a una cifra che gli consenta di mettere in tasca dei soldi, lui e i suoi investitori, lo dovrebbe rivendere a una cifra che va da 1 miliardo e 8 a 2 miliardi e 4. Voi mi dovete dire, anche fosse che lui ora decidesse di venderlo, chi è quel pazzo scatenato che comprerebbe a 1 miliardo e 8, 1 miliardo e 9, 2 miliardi, 2 miliardi e 3, 2 miliardi e 4, una società che vale 1 miliardo e 3? Nessuno, perché a questi livelli nessuno compra a un prezzo nettamente superiore di quello di mercato. Tra l'altro senza avere una carta in mano che dà la possibilità al nuovo acquirente di costruire lo stadio, che chiaramente porterebbe introiti, aumenterebbe il valore e potrebbe consentire un'ulteriore rivendita con un ulteriore guadagno. Quindi, quantomeno il nuovo acquirente dovrebbe avere la possibilità di comprare il Milan, che ha già le carte, le autorizzazioni per poter costruire lo stadio. Senza queste carte il Milan vale 1 miliardo e 3 e nessuno lo comprerebbe, perché Cardinale non lo venderebbe mai a 1 miliardo e 3 riprendendo semplicemente i soldi che ci ha messo, perché non è stupido. Quindi messo a posto questo primo punto fondamentale, cioè che noi ci dobbiamo beccare e sopportare Cardinale, il fondo Elliott, il fondo Redbird e Furlani che è uomo Elliott per non si sa quanti anni, perché abbiamo visto che lo stadio purtroppo è un problema enorme in Italia, soprattutto a Milano, perché invece di agevolare le società di calcio, rinnovare un'intera zona di Milano, eccetera, cercano tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote, e questo è veramente assurdo dal mio punto di vista. Quindi per i prossimi 3, 4, 5, 6, non so quanti anni ci vorranno a costruire uno stadio così importante, ma io credo 3, 4, forse 5,
ma ancora non siamo arrivati a comprare il terreno di San Siro, quindi non è ancora partito il progetto, quindi si parla di 6-7 anni, non lo so, quello che sarà. Per i prossimi 6-7 anni noi dovremmo sorbirci Cardinale, Elliott, Furlani, eccetera, eccetera. E quindi uno si chiede, ma cosa facciamo noi tifosi del Milan? Cosa facciamo in tutti questi anni? Smettiamo di tifare il Milan? Non andiamo più allo stadio? A che scopo? Se noi non andiamo allo stadio, cioè se ipoteticamente tutti i tifosi si rifiutassero di andare allo stadio e lo stadio fosse sempre vuoto, per Cardinale le cose non cambierebbero. Rincorrerebbe comunque l'acquisizione del terreno, la costruzione dello stadio e poi magari un domani allora sarebbe sì stimolato a vendere il Milan. Ma voi pensate che possa accadere una cosa del genere? Cioè che nessun milanista guardi più la partita in TV, che vada più allo stadio, che faccia più tifo per Milan in tutto il mondo? Impossibile, perché fra tutti i milanisti ci sono quelli che non gliene frega nulla delle questioni societarie, che non gliene frega nulla se è di una proprietà o di un'altra. Per loro esiste solo il Milan. E è anche giusto così, perché i bambini, ad esempio, cosa volete che gliene freghi a loro di Elliott, di Cardinale, del Fondo Edward? I bambini tifano Milan, come facevamo noi quando eravamo piccoli. Se vince bene, se perde va bene lo stesso, eccetera, eccetera. Le famiglie, i padri, le madri, eccetera. Questi sono tifosi che vanno allo stadio, che si godono lo spettacolo e sono tifosi del Milan a modo loro. Non potrà mai succedere che tutti insieme smettiamo di comprare magliette, abbonamenti, eccetera, eccetera. Forse ecco, se tutti in tutto il mondo smettessero di foraggiare la società Milan, forse qualcosa potrebbe succedere, ma non ne sono neanche sicuro, perché questo è un investimento particolare. Quindi cosa facciamo? Smettiamo di tifare il Milan? Una buona parte dei tifosi, con la squadra che va a giocare, con giocatori che non c'entrano niente con questo discorso della proprietà. Loro non sono responsabili, loro vengono a vestire la maglia del Milan perché sono orgogliosi di vestire la maglia del Milan, vogliono lottare per questi colori, vogliono andare in campo per vincere. E noi cosa facciamo? Li abbandoniamo? Perché ce l'abbiamo con la proprietà, perché ce l'abbiamo con Furlani? Abbandoniamo i nostri ragazzi in campo a giocare da soli con uno stadio che protesta? Cioè, a parte il fatto che è una cosa brutta, che non si può vedere questa cosa qua, perché ripeto, la squadra non c'entra niente con la proprietà e con Furlani, ma poi questo sarebbe un danno di immagine incalcolabile. Se anche qualcuno in questo momento sta pensando di poter acquistare il Milan quando ci saranno le condizioni, ma voi immaginatevi questo ipotetico gruppo, imprenditore, magnate, eccetera, che vede che c'è un ammutinamento continuo, che c'è una lotta intestina continua, che c'è sempre confusione, che c'è sempre negatività, eccetera. Ovviamente ci ripensa, ovviamente dice aspetta un po', ma con tutte le squadre che ci sono al mondo io devo andare a prendere una squadra dove c'è sempre confusione, c'è sempre lotte intestine, dove i tifosi non sono mai contenti, non fanno il tifo per la squadra, eccetera. Cioè, non funziona così, ragazzi, non funziona così. Sarebbe un disastro, un danno di immagine, un danno per la squadra, perché mancati introiti, eccetera, metterebbe la squadra paradossalmente nelle peggiori condizioni, perché se noi vogliamo che Cardinale se ne vada, noi dobbiamo sperare che il Milan salga di livello, che salga il valore del Milan. E per salire il valore del Milan c'è bisogno che il Milan entri tutti gli anni in Champions League, vinca qualche trofeo, magari vinca qualche anno lo scudetto, vada in Champions League e vada più avanti possibile. Quindi il Milan, per salire di livello, salire di prezzo e spingere così Cardinale ad andarsene vendendo, deve giocare bene, deve ottenere risultati, e quindi noi tifosi dobbiamo sostenerla sta squadra, dobbiamo farla crescere, perché è nel nostro interesse sostenerla, perché se vince sale di livello e prima o poi, se costruiscono questo benedetto stadio, hanno anche solo i documenti per farlo, magari Cardinale prende e decide di andarsene. Ma se noi abbassiamo il livello perché non andiamo allo stadio, protestiamo, i ragazzi del Milan non vengono sostenuti, si sentono abbandonati e abbassano le prestazioni,
paradossalmente allunghiamo i tempi, perché più si abbassa il valore del Milan e più si allungano i tempi e ci dobbiamo sorbire Cardinale non per 5-6 anni, ma magari per 10-15 anni. Quindi cerchiamo di ragionare con la nostra testa, ragazzi. Non fate le pecore, non fate quelli che vanno dietro al primo che si sveglia su YouTube e dice protestiamo, sono tutti teste di minchia e di qui e di là. Cioè, pensate, ma se protesto cosa succede? Fatevele le domande che mi sono fatto anch'io. Se protesto cosa succede? E la risposta ce l'avete già dentro di voi, non c'è bisogno di essere scienziati per capire quello che vi ho appena detto. Quello che vi ho appena detto lo sapete tutti, non c'è bisogno che qualcuno ve lo insegni, però la maggior parte delle persone, siccome fa fatica a pensare, pensa di far fatica, che invece pensare è la cosa più importante che noi abbiamo, perché il cervello è lo strumento più potente che ci è stato donato e noi non lo usiamo quasi mai, perché figuriamoci, troppa fatica a pensare. Invece se pensate, se accendete il cervello e capite da soli che non c'è complotto, non c'è nessuno che vi frega, non c'è, perché sono tutti ora, appena succede qualcosa, allora è Furlani, è il Cardinale, di qui e di là. Sì, loro sono delle teste, fra virgolette. Noi speriamo che se ne vadano, ma dobbiamo anche ragionare sul presente e sull'immediato futuro. Allegri e Tare stanno costruendo una nuova squadra, stanno arrivando dei nuovi giocatori che non sono mai stati nel Milan. Vogliamo farli arrivare in una polveriera, in una situazione del cavolo dove loro poi scendono in campo, già hanno la maglia pesante, già scendono a San Siro con 70.000 persone e sono già sotto pressione, gli vogliamo mettere ulteriore pressione addosso? A che scopo? Allo scopo di far perdere la squadra. Ho sentito qualcuno dire io tifo contro il Milan perché così se il Milan perde allora Cardinale se ne va. Non ha capito nulla questo scemo, perché poi bisogna chiamare le persone per quello che sono. Questi scemi, e purtroppo non parlo solo di singoli tifosi, ma parlo anche di persone che purtroppo hanno dei canali YouTube e condizionano le persone, fanno plagio mentale, fanno cose indicibili, perché ho detto libertà di pensiero, libertà di parola, eccetera, ma quando uno spara cose false, quella non è più libertà di pensiero, quella è macchinazione, quella è plagio, come dicevo prima, cioè io cerco di influenzare il pensiero delle persone ad arte perché ho i miei interessi, no? Perché aumento le visualizzazioni, così faccio più soldi, guadagno di più, alle spalle del Milan e alle spalle dei tifosi che vogliono bene al Milan. Allora, quelle persone andrebbero fermate. Quello che dice io non sono d'accordo con quello che fa la società, non sono d'accordo con quello che fa Furlani, eccetera, eccetera, per amor del cielo, sono io il primo a dirlo, ma dire che noi dobbiamo tifare, sperare che il Milan perda, fare il tifo contro il Milan, che già è una bestemmia, è una follia, perché non si può tifare contro una squadra che ami, questa è una follia, ma anche fosse che uno dice lo faccio perché c'ho uno scopo, che è quello di mandare via questa proprietà che non mi piace, che non fa del bene alla mia, ma vi ho appena dimostrato che se tutti facessero questa cosa, le cose andrebbero in maniera diversa. Quindi accendete il cervello, accendiamo tutti il cervello, pensiamo con la nostra testa e cerchiamo di capire che ogni azione ha una conseguenza. Quindi oggi noi dobbiamo sostenere questa squadra, dobbiamo fare in modo che questa squadra ottenga risultati, dobbiamo sostenere i ragazzi, dobbiamo sostenere l'allenatore, dobbiamo sostenere Tare, dobbiamo fare in modo che questa squadra torni a competere per le prime posizioni, che torni in Champions League, e dobbiamo sperare che si risolva prima possibile la questione stadio, che non dipende solo dal Milan, dipende dalle amministrazioni pubbliche, quindi anche quelli che dicono che Cardinale non vuole costruire lo stadio dicono stupidaggini, non gli credete, accendete il cervello, non date retta a tutto quello che vi viene detto da chi fa ad arte questa cosa per cercare di aumentare le visualizzazioni. Ragazzi, a Cardinale ha necessità di costruire lo stadio nuovo per aumentare il prezzo del Milan, per poterlo rivendere e guadagnarci sopra, perché quello che si mette in tasca ora, in questo preciso momento, in questa situazione, è pochissimo, per i suoi finanziatori è pochissimo. Il grosso del guadagno lo farà se prende uno, che ne so, 500, 600, 700, 1 miliardo
se rivende pagato 1 miliardo e 2, lo rivende fra qualche anno a 2 miliardi e 4, lui ha guadagnato 1 miliardo e 200 milioni e se lo spartisce con i suoi finanziatori e in parte se lo mette in tasca anche lui. Questo è il vero guadagno, non gli spicci che si mettono in tasca ad ogni bilancio annuale, che sono pochi milioni. Che caspita ci fanno con quei soldi? Il Milan poi tra l'altro, non il Milan, perché non è il Milan a dovere i soldi a Elliott, è il fondo Red Bull, quindi il fondo Red Bull si mette in tasca dei soldi per pagare il Milan, quindi non si mettono nemmeno in tasca dei soldi, non è che se li godono, che mettono in tasca dei soldi e se li sputtanano. Quello che riescono a tirare fuori ogni anno a livello di bilancio, che è poco, in parte viene messo per poi ripagare il debito. Quindi cerchiamo di usare la testa, ragazzi, principalmente per capire come stanno le cose, principalmente per capire cosa è bene e cosa è male per la nostra squadra, perché se no facciamo del male al nostro Milan. Stiamo attenti, ok? Questa è la prima considerazione. Poi tutti si aspettano un mercato faraonico, un mercato con giocatori da 30, 40, 50 milioni. Ragazzi, ma perché dobbiamo dire queste stupidaggini, pensare queste stupidaggini? Il Milan, oggi come oggi, ha dovuto ripianare un buco di 25 milioni con la vendita di Reinders, 55 milioni di Reinders perché i bonus devono ancora arriveranno a stagione in corso. Adesso sicuri 55, 25 sono andati a ripianare il buco, quindi 25 il buco, 30 sono rimasti, 14 di Kalulu, riscatto, quindi 30 più 14 sono 44 milioni, ok? Ora arriveranno quelli di Theo Hernandez, 44 più 30 fa 74, diciamo così, forse 25, quindi forse una settantina. Poi c'è Morata, altri 8-10, quindi siamo sull'80 di milioni, ok? Se noi con 80 milioni abbiamo preso Ricci a 25 e quindi da 80 ce ne togli 25, sono già 30, sono 55, no? 55, se vai a prendere Yashari, 35 più bonus, sono altri 35 meno. Quanto ci rimane? 2 spicci. Dobbiamo pensare che il budget che noi avremo a disposizione verrà fuori dalle vendite dei giocatori, ma se noi non riusciamo a vendere i giocatori o perché sono brocchi o perché non ce li compra nessuno, il mercato si ridimensionerà. Quindi in questa sessione di mercato non possiamo pensare che arrivi un centrale difensivo da 30-40 milioni, 2 terzini da 30-40 milioni loro e sono 40 più 30, 70 più 30 sono 100 milioni solo per la difesa. Poi 25 Ricci, 35 Yashari, sono 60, quindi 160 milioni, poi una punta, 40 milioni, 200 milioni. Ma dove stiamo? Cioè, la matematica non è un'opinione, Cioè, il Milan farà quello che può fare con il budget che ha a disposizione. E la cosa importante è che Allegri, quando è stato contattato a febbraio, perché io credo che sia andata così, non è che è stato contattato 3 giorni prima di firmare il contratto, quando a febbraio è stato contattato per la prima volta Tare, a Tare gli è stato detto: guarda, potrebbe essere che diventerai il nostro direttore sportivo, ti sta bene, e lui ha dato la sua disponibilità. Tare, che non è uno stupido e che è un gran professionista, si è mosso per tempo e ha contattato Allegri e gli ha detto: guarda Allegri, se io diventerò direttore sportivo mi piacerebbe tu venissi a fare l'allenatore. Allegri, quando ha sentito che c'era questa possibilità, già prima lo faceva, perché quando un allenatore sta fermo ovviamente controlla le squadre più importanti, soprattutto l'allenatore del livello, del calibro di Allegri. Quindi lui teneva d'occhio la Juventus, teneva d'occhio il Napoli, teneva d'occhio l'Inter, teneva d'occhio la Roma, il Milan, eccetera, eccetera, perché non si sa mai, se arriva l'offerta, io perlomeno ho già studiato la situazione, quindi già aveva tenuto d'occhio il Milan. Quando Tare l'ha contattato a febbraio, lui si è messo a studiare ancora di più anche e soprattutto il Milan, e quando è arrivato il momento di diventare allenatore, Allegri ha fatto una lista e ha detto:
Innanzitutto apro e chiudo parentesi, è inutile che continuate a dire alcuni di voi, ma tanto è inutile che sia arrivato Tare, perché tanto c'è Furlani che deve mettere la firma, è Furlani che decide e quindi non si farà nulla. Infatti vedete, il mercato non funziona. Ragazzi, ma anche qui, ma come fate a dire una stupidaggine del genere? A Tare è stato dato un budget che è una parte di soldi che si sapeva di poter utilizzare e ora c'è una parte variabile che, come ho detto, è quella che verrà fuori dalla vendita di altri giocatori, perché se noi vendiamo Chukwueze, se noi vendiamo Okafor, se vendiamo Benasser, se vendiamo Musa, se vendiamo Ciao, se vendiamo Pinco Pallo, questo budget aumenta. E quindi lui ha un budget, come si fa in tutte le grandi e anche medio-piccole squadre di calcio serie. Al direttore sportivo viene dato un budget, lui con quel budget ci può fare cosa vuole. Non è che deve andare a chiedere il permesso a Furlani, lui può anche, se ipoteticamente gli fosse stato messo a disposizione un budget da 100 milioni e lui volesse comprare un giocatore da 80 e uno da 20, lo potrebbe fare. Non ha bisogno di chiedere il permesso perché gli è stata data, fra virgolette, carta bianca, nel senso, questo è il budget, gestiscilo te come meglio credi con l'allenatore. Quindi Allegri ha dato a Tare una lista con questo giocatore qui lontano, aria, perché Teo Hernandez è stato allontanato non solo perché lo voleva la società, perché la società se l'è legata al dito, no? Immaginatevi uno come Cardinale, come Furlani, come Ibrahimovic, eccetera, che vede quello che è successo durante l'anno, che sente che Teo Hernandez avrebbe potuto essere quella persona in quel locale di Milano a prendere a pugni una donna, cioè, quindi chiaramente qualsiasi società seria dopo fatti del genere, ipotetici e fatti come quelli sono successi, cooling break, eccetera, spogliatoio spaccato, allenatore che non viene neanche preso in considerazione, una società seria, Teo Hernandez prende, lo spedisce al Polo Nord. Quindi c'era già la società, ma anche un allenatore serio come Allegri che arriva. Pensi di poterti tenere in squadra una bomba a orologeria come Teo Hernandez che se non va d'accordo con te ti sfascia tutto lo spogliatoio? Ma chi è quell'allenatore? Ma mettetevi nei panni di un allenatore serio, ma voi lo fareste? Di tenervi Giuda dentro lo spogliatoio? L'allenatore vuole tutti i giocatori che siano dalla sua parte, perché sa che solo così può costruire un gruppo vincente. Quindi, lista, Teo Hernandez a casa. In questa lista ci sono dei giocatori che sono fuori dal progetto. Adli non è stato convocato, Teo Hernandez lo stesso, Morata lo stesso, eccetera, eccetera. Dei giocatori in forze, che quindi se si vendono meglio, così si prende qualcosa di meglio, ma magari durante le prime fasi della preparazione, come sta succedendo, potrebbero in qualche modo tirar fuori quelle qualità che ancora non hanno tirato fuori. Quindi, cambiato l'allenatore, si sa che quando cambia un allenatore certi giocatori danno il 110% perché vogliono mettersi in mostra. È il caso di Okafor, è il caso di Chukwueze, è il caso di Musa, è il caso di, che ne so, Ciao, insomma, quei giocatori che potrebbero essere venduti ma anche no. Per cui se rimangono non è che ci fanno schifo, perché se Okafor rimane come vice di Leao, Chukwueze rimane come vice di Pulisic, poi abbiamo Fofana, Loftus-Cheek, Bond, eccetera, eccetera. Cioè, non sono malvagi, non sono da buttare via, soprattutto in una situazione in cui c'è Allegri, che sappiamo essere un allenatore che sa tirare fuori il meglio dai giocatori. E poi gli ha detto, e poi se c'è la possibilità, mi servirebbe diversi giocatori a centrocampo, perché il centrocampo va rifatto, perché io ho intenzione di tenere palla, di verticalizzare, e quindi ho bisogno di tasso tecnico elevato. E gli hanno preso subito Modric e Ricci, e poi vuole, credo sia Allegri che vuole sto Yashari, che vabbè è una trattativa complicata, lo si sapeva perché è successo anche con De Ketelaere, eccetera eccetera. Sti belgi veramente, cioè, fanno il loro interesse, quindi non è che li si può dire più di tanto, però ho visto fra le righe un comportamento che non mi è piaciuto. Pensano di essere superiori, parlano a mezzo stampa, invece di dare la risposta al Milan, la sua risposta alla stampa, cioè cose brutte, cioè vabbè, comunque lasciamo perdere un altro discorso. Quindi
Yashari, se arriverà, se no arriverà un altro. Tanto io ho detto, per me 40 milioni su Yashari sono troppi, però se l'ha voluto Allegri, lo vuole Tare, ci saranno i buoni motivi. Poi magari arriva un'altra punta che sarà magari non più forte di Santi Jimenez, ma forse uguale o forse un gradino sotto, perché noi la punta ce l'abbiamo, Santi Jimenez è giovane, è forte, va valorizzato, eccetera. Poi i due terzini laterali, l'ho già detto, con il gioco d'Allegri i terzini non devono spingere e fare le ali o gli attaccanti come in squadre tipo il PSG, il Barcellona, che gioca con terzini altissimi e questi sono attaccanti aggiunti. Nel gioco di Allegri i terzini stanno bassi, al limite si alza uno, l'altro rimane sulla linea di difensori a formare dei centrali, a formare una linea a tre, ma si alza fino al centrocampo, al limite qualche volta va a crossare, ma non hanno questa propensione offensiva costante, continuativa, quindi non abbiamo bisogno di spendere 30-40 milioni per un terzino. Ci ho sentito dire no, ma noi terzini dobbiamo prendere quelli forti, ma il terzino nel gioco di Allegri è un difensore, perché anche lì poi è uscito fuori il discorso di Teo Hernandez, il miglior terzino del mondo, ma Teo Hernandez non è mai stato un miglior terzino del mondo, ragazzi, ma parliamoci chiaro, Teo Hernandez è stato definito il miglior terzino del mondo e non sa difendere. Ora voi mi dite un terzino che per definizione è un difensore, quindi dovrebbe saper fare prima di tutto la fase difensiva e poi semmai anche la fase offensiva. Teo Hernandez neanche nell'anno dello scudetto difendeva, ma ve lo ricordate ragazzi? Ma ci siamo dimenticati tutti come stavano le cose. Teo Hernandez poteva fare l'esterno di centrocampo, l'attaccante aggiunto, ma non il terzino, perché in fase difensiva era zero. Quindi ora prendiamo due terzini anche a 10-15 milioni, perché un terzino bravo a fare la fase difensiva senza fare cose straordinarie ce ne sono in giro e non c'è bisogno di svenarsi. C'è da investire un po' di più sul centrocampo e un pochino di più probabilmente sulla punta, sul difensore centrale. Se non va via nessuno, ovviamente non arriva nessuno. Quindi questa squadra, morale della favola, sarà una squadra che verrà ricostruita, perché se arriva un difensore centrale, due terzini, tre centrocampisti e una punta, sono 7 giocatori su 11, fate un po' voi. Sarà rivoluzione, certo sarà rivoluzione, ma anche se ne arriva 6, se ne arriva 5, è mezza squadra. Questa squadra che verrà messa su è una squadra tutta nuova, è una base su cui costruire un futuro, un progetto sportivo di una squadra di calcio ha bisogno di anni per poter diventare una squadra competitiva, una squadra che possa arrivare a certi livelli. Quindi adesso si cerca di puntellare la squadra, di fare le fondamenta. Negli anni che verranno magari si farà 1 o 2 acquisti top da 30-40 milioni per rinforzare ruolo per ruolo, e allora lì si andrà a cercare il giocatore, non dico da 100 milioni, ma da 30-40 sì, che ti potrà aumentare il tasso tecnico. Ma ora c'è da rimettere a posto le basi, quindi è inutile sperare che arrivi, che ne so, Yamal piuttosto che ne so, altri giocatori di livello assoluto tipo Holland, eccetera eccetera. Non siamo in questa situazione, noi dobbiamo ricostruire la base. Giocatori forti ce l'abbiamo già, noi abbiamo Leao, Pulisic, Santi Jimenez, ora arriva Modric, noi ce l'abbiamo giocatori forti. Dobbiamo puntellare la difesa, il centrocampo e mettere sulle basi per una squadra che possa crescere e durare nel tempo. Quindi non ci facciamo il lavaggio del cervello da soli per cercare, mamma mia, ora passano i giorni, non arriva nessuno, hai visto? Allora loro non comprano nulla, non tirano fuori i soldi. Ma come potete pensare che il Milan ora non faccia mercato, che non compri nessuno? I soldi ci sono, l'ho detto, quelli che sono entrati sono lì, quindi già ce ne abbiamo da spendere e ora vedrete che li spenderanno. Arriveranno sicuramente i terzini, non possiamo giocare con una punta sola tutto un campionato, tutta una stagione, quindi arriverà sicuramente un'altra punta, questo è pacifico. Difensore centrale, l'ho detto, se parte qualcuno sì, se no no, oppure potrebbe arrivare lo stesso se ci avanza un po' di budget, ma vediamo. Ma non possiamo dipendere, il nostro umore, la nostra felicità adesso non può dipendere da se arriva quel giocatore allora sono contento, se non arriva allora mi butto sotto un treno, perché non è questa la situazione. La squadra così com'è in mano a Allegri vedrete che farà molto ma molto meglio di quello che ha fatto nelle mani di Fonseca e nelle mani di Consensao, perché fra Allegri, Fonseca e Consensao ci sono delle categorie di differenza
e quindi Allegri saprà tirare fuori il meglio da quelli che abbiamo già, con in più Modric e Ricci. Poi vedremo se arriverà questo Yashari oppure un altro a centrocampo e ci abbiamo un centrocampo nuovo. Poi vedremo se arriveranno i terzini alla punta. Ma comunque arriveranno. Ci vorrà pazienza, bisognerà aspettare fino alla fine d'agosto. Vabbè, però quest'anno giochiamo una partita ogni 7 giorni, quindi abbiamo Allegri a tempo poi per rimettere insieme i pezzi e se arriva qualche giocatore all'ultimo tuffo, pazienza. Tutti vorrebbero che la squadra fosse fatta per l'inizio della preparazione, ma ormai si sa che quando non hai budget, o meglio, quando non hai un budget illimitato, aspetti le occasioni e le occasioni si presentano alla fine del mercato perché i prezzi si abbassano e quindi sappiamo come funziona. Quindi, morale della favola, stiamo calmi ragazzi, stiamo calmi, diamo tempo a Tare e Allegri di lavorare che stanno facendo bene, stanno lavorando bene. Lasciate perdere Cardinale, Furlan, lasciateli perdere, dimenticateli proprio. Oggi fortunatamente per noi il Milan è in mano a Tare e Allegri. Tare c'ha carta bianca, se vendiamo più giocatori avrà più budget, se ne vendiamo meno avrà meno budget, ma questo non dipende solo da noi, dipende, come ho detto, se c'è qualcuno che li vuol comprare. Arriveranno nuovi giocatori, ma Allegri sta già lavorando alla costruzione di una squadra, perché ha detto sono un bel gruppo questi giocatori, ma non sono ancora una squadra, non lo sono mai stati in questi ultimi anni. Quindi se noi avremo una squadra e questa sarà la base della nostra ripartenza, vedrete che poi il futuro diventerà più roseo, però dobbiamo avere pazienza perché non si costruisce una squadra dal nulla sulle macerie di un disastro come quello dell'altro anno in un mese, in 15 giorni, non funziona così. Stiamo calmi, sosteniamo questa squadra, sosteniamo Tare, sosteniamo Allegri, sosteniamo i ragazzi che arrivano, quelli che ci sono e sono rimasti contenti di rimanere, perché se sosteniamo la squadra e la squadra inizia a fare risultati, si aumenta il valore del Milan, magari costruiscono lo stadio o fanno le carte per poterlo costruire e magari Cardinale si leva dalle scatole prima possibile, ma se noi mettiamo bastoni fra le ruote si abbassa tutto e allora le cose si allungano, allora l'agonia si allunga. Siamo chiari da questo punto di vista? Ok, spero di sì. Quindi mi raccomando, ok? Io vi terrò aggiornati sui movimenti quelli importanti. Ho fatto il primo video su Ricci appena ufficializzato, farò così con tutti i giocatori che arriveranno non appena ufficializzati, quindi restate sintonizzati e vi aggiornerò con i video delle notizie e delle ufficializzazioni. Vi ringrazio per l'attenzione, ditemi nei commenti cosa ne pensate, spero che siamo tutti d'accordo a voler da oggi in poi tornare a sostenere il Milan per il bene del Milan e poi ci vedremo nei prossimi video. Sempre Forza Milan!